a smuovere tutto intorno a Virginia, tutti i corpi sottili. Andrò a passare proprio davanti ai chakra. Molto delicate, delle coccole delicatissime. Dalle punte arrotondate non solo pettinerò i capelli, ma eserciterò proprio anche un piccolo massaggio sempre sul cuoio capelluto. Come dico sempre, i fili eterici sono magari residui dei corpi sottili anche di altre persone che possono rimanerci attaccati. Talvolta succede che magari andiamo a sbriciolare anche pensieri che possono essere ricorrenti. Il burro di karité fa molto bene alla pelle, è molto nutriente. E poi gli oli essenziali proprio lavorano molto anche sulla nostra parte psichica. Il burro di karité fa molto bene alla pelle, è molto nutriente. E poi gli oli essenziali proprio lavorano molto anche sulla nostra parte psichica. Ad asciugare bene dal burro in eccesso. Sempre meglio chiedere spiegazioni che fare supposizioni. Abbi il coraggio di fare domande finché la situazione ti sarà perfettamente chiara. Se hai le risposte alle tue domande, non hai bisogno di fare supposizioni, perché saprai la verità. Ispirate luce rosa che vi pervade e buttate fuori emozioni negative. Ciao a tutti.
benvenuti o bentornati su Rasule SMR. In un nuovo video di coccole è tornata a trovarci la nostra Virginia, che è, ormai lo sapete, un ospite ricorrente su questo canale. Io le sono molto grata e viene a trovarci fin da quando aveva 16 anni, quindi è veramente una modella molto gradita e a cui sono tanto affezionata, senza nulla togliere anche alle altre. Allora Virginia, cominciamo a smuovere un po' i corpi sottili utilizzando il nostro bel ventaglio tutto colorato. Oggi abbiamo questo con tutti i colori dell'arcobaleno e andiamo a smuovere un po' di energie, vibrazioni. Aspetta, che mi sa che non si è... Ecco, adesso si è aperto bene. Andiamo a smuovere tutto intorno a Virginia, tutti i corpi sottili. In modo che adesso che li abbiamo un po' arruffati andiamo a catturare meglio le energie negative. Ma prima utilizziamo un po' di palo santo in modo da purificare ulteriormente il nostro spazio di lavoro. Oggi ho allestito lo studio con i colori del rosa e del verde, che sono i colori associati al chakra del cuore. Mi è venuta voglia di lavorare soprattutto su questo chakra, anche se poi le pulizie energetiche sono sempre generali, non faccio mai una pulizia energetica relativa solo ad una cosa specifica, ma mi voglio concentrare soprattutto sul chakra del cuore, probabilmente perché io per prima sento di averne bisogno, sento di aver bisogno di lavorarci. Sia con i colori che con i suoni. Cominciamo subito a
lavorare proprio sulla pulizia delle energie che abbiamo smosso. Allora, sfaldiamo tutte le vibrazioni basse, tutti i veleni mentali che abbiamo tutti, quando più uno, quando più un altro. I veleni sono la rabbia, la gelosia, l'invidia, ma non solo, sono tantissimi e li abbiamo tutti, nessuno è escluso. E quindi con la pulizia energetica andiamo a darci una mano. Poi ovviamente bisogna sempre lavorare con la consapevolezza, ognuno su di sé. Questi sono strumenti che facilitano certi processi, ma poi il cammino personale di ognuno è personale. Andiamo a sbriciolare anche pensieri che possono essere ricorrenti, lo stress, tutte queste energie negative sbriciolate. Idealmente io penso che vanno all'universo, quindi poiché nulla si distrugge ma si trasforma, tutte le energie negative sulle quali andiamo a lavorare vengono inviate all'universo al fine di essere trasformate in pura luce. E completiamo il lavoro tagliando i fili eterici. Come dico sempre, i fili eterici sono magari residui dei corpi sottili anche di altre persone che possono rimanerci attaccati. Talvolta succede che magari non ci sentiamo in forma, ci sentiamo stanchi, tristi, e può succedere che sia perché abbiamo raccolto le energie pesanti di altre persone, e quindi ripulirsi sia con queste pratiche ma anche semplicemente utilizzando della turmalina nera, della selenite, fare fumigazioni con il palo santo. Sono tutti piccoli accorgimenti che possono aiutarci proprio a non raccattare dagli altri energie che non ci appartengono. Ad ogni modo, noi oggi andiamo proprio a tagliare questi fili.
completiamo la parte di pulizia energetica passando la selenite intorno all'aura della nostra Virginia. La andrò a passare proprio davanti ai chakra, sui lati, la selenite è una pietra che purifica tantissimo. Le pietre, diciamo, universali che vanno sempre bene sono la selenite e la turmalina nera. Hanno delle sfumature diverse, ovviamente, di applicazione, ma entrambe servono molto a pulire e a proteggere. E infatti adesso andrò a passare anche un po' di turmalina per creare un'ulteriore protezione per Virginia. Andiamo a passare anche la turmalina sui vari chakra. Intorno. E diciamo che la parte di pulizia energetica è terminata. Passiamo adesso a innalzare le vibrazioni dell'ambiente utilizzando proprio le frequenze del chakra del cuore, e per farlo ho preso una delle mie campane tibetane e questa è un'antica Cobrebati che lavora proprio sul chakra del cuore. Quindi adesso andrò a dare qualche rintocco, Virginia, e tu concentrati proprio su questa parte, sul tuo cuore, e anche voi che guardate, mentre faccio suonare questa campana, immaginate della luce verde o rosa, come preferite, che entra dalle vostre narici e ripulisce tutto il vostro corpo, va al cuore, si espande, e poi quando buttate fuori l'aria immaginate che tutte le cose proprio dolorose che avete dentro, se ce l'avete, legate soprattutto proprio anche alle questioni di rapporti interpersonali, proprio legate all'amore, non solo inteso amore come rapporto fra due persone, le
buttate fuori delicatamente. Ispirate luce rosa che vi pervade e buttate fuori emozioni negative. Ispirate luce verde che vi pervade, il corpo si riempie di amore, di sentimenti gioiosi ed espirate i sentimenti che vi fanno stare male. A questo punto io comincio a massaggiare delicatamente, a coccolare i capelli di Virginia. Le vado a fare tutte delle coccole delicate, delle carezze. Molto delicate, delle coccole delicatissime. Massaggio delicatamente il cuoio capelluto per alleviare eventuali tensioni che Virginia viene da un periodo stressante di esami. Di solito quando viene a registrare è quando ha finito di fare gli esami all'università e quindi ne ha proprio bisogno di essere un po' coccolata per lasciare andare tutto lo stress che
spine di legno, dalle punte arrotondate. Non solo pettinerò i capelli, ma eserciterò proprio anche un piccolo massaggio sempre sul cuoio capelluto, andando a stimolare tutti i vari punti di acupuntura anche che si trovano sulla testa.
diventando una pioggia fortissima. Qui dove sto registrando siamo in un piccolo edificio a tetto, quindi la pioggia sta battendo direttamente sopra di noi. Te li senti giusti i capelli? Aspetta, qua forse li ho tirati poco. Aspetta, rischio di sporcarteli, visto che sono belli puliti. Voglio evitare di ungerteli con il burro. Li annodo un po' di più. Passiamo alle nostre coccoline con la piuma. Anche la piuma è verde oggi. Facciamo delle carezze molto delicate sulle braccia, sul viso. A fare delle carezze delicate sul collo, anche sulle spalle. E sulla schiena. Stanno passando molti più treni rispetto ai video precedenti perché hanno fatto dei lavori sulla ferrovia e quindi mi sa che, cari amici miei, dovrete abituarvi al suono del treno sempre più frequente, anche se alcuni mi hanno detto che lo trovano piacevole. Adesso vado a togliere un po' di gioielli. Per iniziare il nostro massaggio con il burro. L'avevi già sentito il nuovo burro col petit grain?
questo è il burro nuovo, insomma, a cui ho aggiunto il petit grain. È un burro un pochino più agrumato rispetto a quello che utilizzavo prima, ma anche il petit grain va a lavorare molto proprio sul rilassamento. Ora il prossimo che farò, chissà cosa ci metto. Scaldo tra le mani il burro e poi vado ad applicarlo. Dirci qualche capello, lo sai, rimarrà unto lo stesso, anche perché adesso sono un po' più scalati e quindi è più difficile prenderli tutti. Allora cominciamo a spalmare. Ne ho preso tantissimo. Il nostro burro di karité. È rimasto qualche, ecco qua. Ho dimenticato un braccialetto, questo lo dimentico sempre. Ecco. Il burro di karité fa molto bene alla pelle, è molto nutriente. E poi gli oli essenziali proprio lavorano molto anche sulla nostra parte psichica, funzionano davvero tanto per rilassare o anche per altri scopi a seconda degli oli che si usano. Sto continuando a spandere bene. Ok, adesso che il burro è bello sparso su tutta la pelle di Virginia, comincio a massaggiare con un pochino più di precisione, facendo
creando dei piccoli cerchi ai lati delle vertebre cervicali. Questa è una zona che per me è molto utile da massaggiare. E vado anche a lavorare un po' tipo a pinza questo muscolo, non ricordo mai se è il trapezio, ma è questo muscolo qua che di solito ha bisogno di avere degli input, di sciogliersi, di far scivolare giù. Vado a massaggiare come sempre sui lati del collo con dei cerchi larghi fatti da pollice e le altre dita. Prima da un lato e poi da un altro. E poi vado a massaggiare qua lo sterno. Fino ad arrivare a questo punto qua, dove a volte si accumulano tensioni, e anche qui vado a massaggiare in modo circolare. Lo stesso vale anche di qua. Scendo un po' lungo le braccia, facendo un po' di forza per lavorare sul muscolo.
leggermente, ecco, in modo che vada a massaggiare meglio questa parte. Di qua. Adesso cominciamo a chiedere ai muscoli di far scivolare via tutta la stanchezza. Ecco la stanchezza che scivola via dal collo, scivola via dalle spalle, tutte le tensioni se ne vanno, scivolano giù, vanno via, le lasciamo andare, tutto lo stress lo lasciamo andare, scivola via. Che io scuoto tutte le mie tensioni e vado ad asciugare il burro in eccesso. Asciugare bene dal burro in eccesso. Controlliamo se ci sono delle parti ancora montuose. E asciugo anche le mie mani.
vorrei coccolarti ancora con il suono della ranocchietta. Poi eventualmente se c'è qualche tua richiesta me lo fai sapere. Non il bastone della pioggia però, perché abbiamo oggi la pioggia naturale, quindi quello non ci serve. E già qualche incontro che non la uso, l'avevo già usata con te. Ah, a te sempre la ranocchietta, a me piace tantissimo. E la rimettiamo qua. Virgi, c'è qualcosa, qualche coccola sonora, non sonora che ti piacerebbe ricevere? Ah, le bacchette, quelle... Le bacchettine, quelle sulla testa? Vuoi quelle coi sonagli o senza? Mi dispiace per chi non ama i sonagli, ma le mie modelle scelgono sempre i sonagli. E voi avete sempre la priorità. Mi dispiace per chi non li ama, ma il vostro benessere è prioritario. Ecco qua le bacchettine. Per fare le ratelline tutte delicate. Aspetta, mettiamo i capelli più sciolti, altrimenti non mi... il movimento me lo impediscono.
andiamo a risvegliarci un po' con l'acqua sciamanica. O vuoi qualcos'altro? No, va bene. Anzi no, non ho l'acqua sciamanica oggi. Cambiamo, oggi ci risvegliamo con l'acqua di rose. Visto che siamo sul rosa e verde, l'acqua di rose è perfetta per il chakra del cuore. Spero che ti piaccia lo stesso il profumo. Bene, Virgi. Ti va di scegliere una carta dei 4 accordi oppure va bene chiudere la sessione così? Che carte sono? Sono quelle che danno dei consigli sul momento che stiamo vivendo. Ok. Ti va? Allora, dove l'ho messa? Sono queste, mi sembra le avevi già viste forse. Forse una volta. Sono quelle di saggezza tolteca. Sì, forse una volta. Quindi tu chiudi gli occhi. Scegli, ecco qua. È una, sì. Vediamo cosa hai scelto. Impara a chiedere spiegazioni. Non supporre nulla. Ecco, questo è importante. E poi qua. E poi Leggi tu, vai, oggi facciamo una cosa diversa. è sempre meglio chiedere spiegazioni che fare supposizioni. Abbi il coraggio di fare domande finché la situazione ti sarà perfettamente chiara. Se hai le risposte alle tue domande, non hai bisogno di fare supposizioni, perché saprai la verità. Bello. Ti risuona? Sì, è un buon consiglio. Anche a me è un errore che facciamo spesso, Sì. di supporre. A me succede spessissimo con mio marito che io suppongo che lui Poi nascono e discussioni. lui suppone, e invece a volte basterebbe essere molto semplici e molto chiari, e quindi sono delle carte molto sagge queste, danno sempre dei buoni consigli. Questo forse ti sarà utile anche a scuola. Sì, certo. Una volta poi ti invito a parlarmi della tua esperienza scolastica sul blog, Volentieri. va bene? Certo. E ci racconterai la scuola fantastica che stai facendo. Bene tesori, noi vi salutiamo e che dire, le solite cose. Iscrivetevi, lasciate un like, un commento che fanno bene al canale e io vi aspetto sempre qui su Rasule SMR o anche sull'altro canale dove faccio video più semplici per un nuovo video.